Buongiorno a tutti e benvenuti qui sul mio canale Quadrata. Io sono Dimitri Bellini e come tutte le settimane, a volte, parleremo di nuovo di Zabbix. Perché? Perché nel nostro canale Telegram Zabbix Italia, dove siamo già in tantissimi, qualcuno mi ha chiesto di fare un approfondimento sulla parte di monitoraggio database con Zabbix. In Zabbix abbiamo principalmente tre modalità. Sicuramente quella più elegante è tramite lo Zabbix Agent 2 e l'ODBC. La terza è tramite User Parameters. Non è che sia poco elegante, ma non mi piacciono gli script, ok? Quindi andiamo a vedere che cos'è però l'ODBC, perché il focus di oggi è capire che cosa possiamo farci con l'ODBC e i database, ok? Quindi se andiamo a vedere un po' con le mie solite slide che cosa vuol dire ODBC, ODBC significa Open Database Connectivity ed è uno standard nato tanti anni fa, probabilmente addirittura derivato da un lavoro di Microsoft, per cercare di interfacciare le applicazioni, quindi qualunque applicazione, verso un database, qualunque tipo di database. E per far ciò serviva uno strato in mezzo. E infatti il nostro ODBC funge da Application Program Interface, quindi una specie di layer intermedio che ci permette di dialogare con l'applicazione tramite dei comandi standard, quindi dei comandi SQL standard, verso qualunque database. Per far ciò però l'ODBC richiede che cosa? Dei driver, quindi l'ODBC deve avere, ci deve essere un software che si chiama ODBC e poi dei driver specifici per tutti i database a cui vogliamo connetterci, quindi per MySQL, per Oracle, per Postgres, eccetera, ok? Ce ne possono essere veramente tanti. E quindi la nostra applicazione potrà switchare da un database all'altro in maniera semplice, andando solo a puntare all'oggetto ODBC che vogliamo, senza a sto punto invece incorporare i driver della singola applicazione. Quindi sleghiamo un pezzo da un altro. E lo vediamo proprio qua sotto, quindi lo Zabbix Server parla con questo ODBC layer e l'ODBC layer a questo punto andrà a dialogare nativamente con il database con cui vogliamo parlare. Su Unix, in generale su Linux, come facciamo? Abbiamo un'implementazione open source chiamata Unix ODBC, ok? Quindi è facile da ricordare. La trovate, penso, in qualunque distribuzione, Debian, Ubuntu, Red Hat, eccetera, ed è facile sostanzialmente installarla perché essendo già nei repository ufficiali, per esempio su Red Hat e derivate, Rocky, Alma, eccetera, basta fare un DNF install Unix ODBC e eventualmente Unix ODBC Devel, non per forza. E poi a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a installare i driver ODBC del database che vogliamo poi interrogare. Per Zabbix e per MariaDB barra MySQL l'unico driver che attualmente sembra funzionare è quello di MariaDB. Probabilmente perché ormai con ste pippe delle licenze di queste grandi aziende che, mamma mia, bello l'open source, sì, ma quando poi ci si ficcano in mezzo i grandi player diventa una schifezza, va bene. Sostanzialmente secondo me il problema è che Zabbix non poteva compilare i binari ufficiali di MySQL. Perché? Perché MySQL non rilascia i binari all'interno delle distribuzioni, quindi ci deve essere qualche incompatibilità di licenza. Quindi loro, per compilare lo Zabbix server e il relativo proxy, perché possiamo usare l'ODBC sia sul server che sul proxy, hanno dovuto compilare quelli di MariaDB. Quindi quelli di MariaDB le installate con banalmente un DNF install MariaDB connector ODBC e tutto funziona. Io ingenuamente avevo provato a installare quelli ufficiali di MySQL, sì, l'ODBC funziona, assolutamente funziona, ma lo Zabbix no, ok? Quindi
Fate attenzione, se dovete connettervi a MySQL o a MariaDB, in ogni caso usate il MariaDB Connector DBC. Ok? Detto ciò, però, dobbiamo configurare l'ODBC a comunicare con i relativi database. Normalmente cosa abbiamo? Abbiamo due file distinti, odbc-inst.ini e odbc-ini. L'odbc-inst.ini va a definire i driver da utilizzare per poter comunicare con i database. Quindi, per esempio, qua su MySQL abbiamo il driver che è chiamato MySQL, quindi quello che vedete qua all'interno di parentesi quadre, e l'alias che poi utilizzeremo successivamente per dire voglio usare questo driver per comunicare con questo database, e quindi qua vado a mettere una description e poi il driver, che potrebbe essere assolutamente diverso, quindi questa qui è una libreria. Dopodiché normalmente andiamo a configurare odbc.ini per definire che cosa? Per definire quelli che vengono chiamati data source name. Il data source name è come vado a dialogare con lo specifico database, quindi tutte le informazioni per accedere a quel database. Per esempio, chiaramente il driver, e MySQL è uguale al MySQL che avevamo definito qua sopra, e poi abbiamo gli indirizzi del server, l'utente, la password, eventualmente la porta ed eventualmente anche il database. Okay? Perché dico eventualmente? Perché ad oggi con Zabbix io preferisco agire in un'altra maniera, quindi non utilizzare questo odbc-ini. Perché? Perché odio scrivere i file in modo statico e soprattutto mi dà un grado di flessibilità non adeguato a tutti i miei scopi. Quindi preferisco a sto punto andare a definire il driver, questo per forza di cose, ma come raggiungere il mio database, la mia istanza database, la preferisco definire all'interno di Zabbix e vedremo come. Chiaramente se vogliamo fare un test sfruttando odbc-ini e chiaramente odbc-inst da command line, e vi suggerisco prima di tutto, prima di qualunque discussione, prima di chiedere in giro, provate con questa utility da command line per verificare se c'è connettività tra il driver ODBC e il vostro database. È abbastanza semplice perché se io vado a scrivere ISQL, che è il binario che ci fornisce ODBC, e poi metto il nome, il mio DSN name, quindi quello che abbiamo definito qua dentro, se tutto funziona mi dice connected e mi porta un prompt per eseguire delle query SQL. Ok? Quindi ho la certezza che odbc-inst e odbc-ini funzionano, la mia connessione al database funziona e posso procedere con il monitoraggio con Zabbix. Se invece procediamo senza l'utilizzo di odbc-ini, a questo punto le cose diventano un pochino più complicate perché dobbiamo usare sempre gli SQL, ma aggiungere meno K e poi, come vedete, aperte a picette, andiamo a definire tutte le informazioni per connetterci alla nostra istanza, quindi il driver, il server, la porta, lo username, la password, eccetera. Quindi questo va a generare quel livello di flessibilità di cui parlavo in precedenza. Quindi ok, più complesso se lo vediamo qua perché è una stringona, ma a questo punto non devo creare staticamente delle informazioni all'interno del file odbc-ini, e quindi se io ho 100 database non devo andarli a mettere tutti dentro in un file di testo, ma a questo punto agisco direttamente sul nostro Zabbix. E qua vediamo per esempio come ho fatto una stringa e come mi sono connesso al mio MySQL sfruttando però i driver del MariaDB. Quindi qua ho dovuto mettere il driver, ho proprio scritto qual è il driver, la libreria a cui deve accedere, poi il database, le coordinate del nostro database, eccetera.
e vedete che funziona alla grande, ok? Quindi questo qua è fatto direttamente sul nostro Zabbix server. E come andiamo a creare il monitoraggio sul nostro Zabbix? È abbastanza semplice, dobbiamo andare a creare chiaramente un item, perché si parte sempre dagli item, perché Zabbix fa data collection e con i trigger va a evidenziare eventuali anomalie. Però prima di tutto dobbiamo raccogliere i dati tramite gli item. In questo caso la tipologia di item è database monitor, ok? Quindi dobbiamo specificare il type corretto, perché altrimenti chiaramente lui non sa come fare. Detto ciò, vi presenterà una key, come vedete qua, una key diversa da quelle che siamo abituati a vedere con gli Zabbix Agent, DB o DBC Select, e poi tra parentesi quadre come parametri abbiamo Unique Short Description, il DSN e Connection String. Unique Short Description, come vedete qua, alla fine è il metodo in Zabbix per definire questo specifico item, perché se io avessi magari 100 query da fare, devo differenziarla in qualche maniera. Perché? Perché all'interno dello stesso host noi dobbiamo avere delle unique keys, quindi le key che abbiamo qua devono essere univoche per tutto l'host che abbiamo configurato all'interno di Zabbix. E quindi qua mi serve per dare l'univocità di questa item key. Poi abbiamo il DSN, quindi quello che avevamo visto in precedenza, per esempio il MySQL che avevo utilizzato nel mio test precedente. Quindi in questo caso il nostro Zabbix sfrutterà le informazioni che sono, se vado a mettere il DSN, le informazioni che sono all'interno di ODBC INI, ok? Se invece voglio utilizzare il livello di flessibilità massimo con la connection string, andrò a omettere il DSN e andrò a scrivere tutto quel mappone di cose che avevamo visto in precedenza, quindi la connection string, la vado a mettere qua dentro e vedremo un esempio, lo vediamo proprio qua. Quindi qua per esempio ho creato questo item, quindi DB o DBC select, poi lo unique name, poi vedete che c'è, salto un parametro che sarebbe il DSN e vado a mettere tra apicette tutta la connection string che avevo in precedenza testato con il comando ISQL. Ed è fondamentale, ragazzi, partite sempre da dei dati certi. Lo testo su ISQL, funziona, me lo porto su Zabbix, altrimenti poi viene entropia, non si capisce più una mazza. Quindi testatelo, dopodiché passate a Zabbix e lo ritestate su Zabbix. Se funziona, chiaramente potete andare a digitare il tasto test sul nostro Zabbix e vedete che tutto funziona correttamente. Chiaramente, perché la trovo conveniente questa soluzione? Perché io qua posso trasformare il tutto in una user macro e quindi andare a personalizzare tutta questa connection string sfruttando delle user macro ed essere molto più flessibile, magari avere un template uguale e poi customizzato magari col nome del database o con utente password e cose di questo tipo, in modo tale da avere proprio la flessibilità maggiore in un ambiente magari un pochino più complesso, perché tutto funziona a casa con 4 DB, ma quando avete magari installazioni un po' complesse che sfruttano dei database Oracle e magari ci sono veramente centinaia di istanze, avete bisogno di un livello di flessibilità maggiore. Detto ciò, chiaramente avevo detto che ci sono due metodologie all'interno di Zabbix per monitorare i database. Una è tramite, l'agente 2 e poi l'altra tramite ODBC, quindi ci sono già due template per monitorare il nostro MySQL per esempio, ma c'è anche per Oracle e anche per Postgres, ok? Ma guardando MySQL di nuovo, questa è come monitorarlo con l'ODBC e questo con l'Agent 2. Con l'Agent 2 chiaramente può essere più semplice perché fa tutto l'agente, ma qual è la vera differenza? Okay? Noi in questo caso
andiamo a monitorare con i template di Zabbix lo stato del database, ok? Lo stato del sistema database, cioè come gira il nostro database, quindi magari query per second e altre informazioni che girano intorno al motore del database. Ma se noi, ed è molto probabile, se noi abbiamo un cliente che mi chiede, guarda, io ho delle tabelle e voglio verificare il contenuto di quelle tabelle, voglio verificare se per caso con questa query veramente otteniamo questo valore, in modo tale da capire che il database funziona ed è popolato con i dati che vogliamo. Per far ciò, chiaramente, non possiamo usare l'Agent 2, o perlomeno lo potremmo usare, ma devo dirvi la verità, è più sconveniente. Quindi il metodo migliore per fare delle custom query è ODBC, ma proprio alla grande, perché noi tramite l'ODBC installato sullo Zabbix server o sul proxy possiamo andare a interrogare multipli database in maniera molto più semplice e soprattutto configurando tutto centralmente. E questa è la grande differenza. Quindi quando parliamo di template MySQL o Postgres, quello che è su Zabbix, tutte le volte questi template sono per monitorare lo stato del database e non per monitorare delle query ad hoc. Per far ciò vi consiglio ODBC. E andiamo a vedere per esempio cosa ho fatto io sul mio host di test. Quindi ho creato un host di test chiamato MyDBC Instance e ho creato l'item che dicevo prima, quindi un item di tipo database monitoring, quindi con la mia stringona che avevamo visto nelle slide. E poi qual è il parametro fondamentale? Il parametro fondamentale chiaramente è la query, ok? Quindi qua dentro come parametro obbligatorio dovete mettere una query che lo Zabbix dovrà eseguire all'interno del database. Eventualmente potete mettere lo username e la password qua dentro e quindi ometterli dalla definizione della connection string, dipende dai casi d'uso, ma come volete. Il tipo di informazione nel mio caso è numerico perché vado a contare il numero delle tabelle del database Zabbix, ok? Beh, stupido, ma era tanto per farvi vedere qualcosa. Quindi se io vado a fare test, andiamo a vedere il test, ed è molto comoda questa funzione, prima che ci fosse la test bisognava attendere, forzare, fare, da quando c'è la funzione test aiuta tantissimo, no? Il debugging e anche l'implementazione di nuovi item all'interno di Zabbix. Detto ciò, proviamo a lanciare la nostra query e voilà, 173 tabelle, quindi funziona. La connessione verso da Zabbix verso l'ODBC verso il MySQL sta funzionando, la query gira in maniera corretta e tutto è in bolla. E quindi se noi avessimo delle richieste a fronte di un nostro cliente che mi dice guarda devi monitorare questa query e l'output di questa query, banalmente andrò a modificare la mia query qua dentro come voglio io per ottenere quello che si aspetta il mio cliente e poi eventualmente andando a creare un trigger sopra vado a verificare l'output in base a quello che vogliamo fare, ok? Quindi direi che è molto molto interessante questa funzionalità. Chiaramente vi consiglio sempre andate a vedere la documentazione ufficiale di Zabbix, vedete dedicata proprio a ODBC monitoring, quindi c'è tutto quello che volete conoscere. Chiaramente magari a volte i miei amici di Zabbix non sono proprio così lineari nelle spiegazioni, però manco io sono perfetto, quindi secondo me è un'ottima base di partenza. E tornando alle slide vi faccio anche vedere appunto il dettaglio, no? Quindi la nostra ODBC connection string bella definita qua sopra, ricordatevi di metterla sempre tra apicette, la query che vogliamo utilizzare, qua si vede un po' meglio, no? Rispetto a prima, e poi fondamentale ragazzi, prima di andare a impazzire su tante cose, guardate i log dello Zabbix server o del proxy o dell'agente, verificate la documentazione ufficiale di Zabbix e se non avete ancora risolto, no,
attendete qualche secondo, prendete un bel sospiro, un bel respiro e riflettete nuovamente. Perché? Perché il più delle volte i casini nascono proprio per la fretta, non aver letto in maniera corretta la documentazione, non averla letta completamente, non aver visto i log. Quindi questo è come allacciarsi le cinture e avere sempre il casco, no? E le luci accese. Uguale, quando si lavora nei sistemi dovete sempre avere una specie di scaletta in caso di problemi, ok? Detto ciò, vi ringrazio di aver visto anche questo video. Se non siete iscritti, iscrivetevi e mettetemi anche un bel pollicione. Ci vediamo la prossima settimana e vediamo se cambio anche il topic, ma dubito perché sta uscendo Zabbix 6.4, siamo veramente agli sgoccioli e quindi mi sa che andrò a fare un What's New di Zabbix 6.4, ma vediamo, potrebbe essere la prossima settimana ancora. Grazie ancora, vi ricordo il canale Zabbix Italia su Telegram, se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo la prossima settimana. Un salutone da Dimitri, ciao a tutti.